Mi è stato creato il problema semplicemente perché in televisione ho detto che apprezzo le ricerche che vengono fatte perché la medicina è una scienza sperimentale, da che mondo è mondo è sempre stato così, ma le sperimentazioni devono essere fatte bene, altrimenti non solo non servono a niente ma sono anche poco etiche. Per essere fatte bene sono necessari almeno due requisiti: che siano libere, la partecipazione sia libera e poi che vengano raccolti bene i risultati. Avendo detto questo, apriti cielo. Cioè io ho detto che i risultati che lo Stato raccoglie delle sperimentazioni sono risultati farlocchi che rappresentano soltanto 1/100 di quella che è la realtà degli effetti avversi. Ora, dal punto di vista scientifico è chiaro che un vaccino si caratterizza da due aspetti: l'efficacia e la sicurezza. Ora, l'efficacia diciamo che un po' c'è, ma va calando naturalmente con la comparsa delle varianti, a loro volta spinte sicuramente dall'ipervaccinazione a tappeto, ma la parte che riguarda la sicurezza è totalmente deficitaria, ma lo dimostrano anche i documenti della stessa AIFA. Il problema è che è insorta una ossessione vaccinale, una follia vaccinale tale per cui tutti credono che il vaccino sia il salvatore. Prima ho visto citare un bel titolo, il Dio vaccino, cioè il Dio che ci salverà, cosa che è scientificamente impossibile e la storia lo dimostra, che i vaccini non possono eradicare le malattie. Forse l'unico vaccino, perché si parla di quello del vaiolo, ma quella è una fake. Il vaiolo non è stato eradicato dalla vaccinazione di massa. Forse l'unico vaccino che ha avuto una grande efficacia è stato quello della polio, però tipo Sabin, che oggi non si usa più dalle nostre parti, perché si è dimostrato che faceva più male che bene, almeno nei paesi dove la polio era sparita, ma il vaccino Sabin antipolio è completamente diverso dagli attuali vaccini che sono in commercio, di tutti i vaccini, perché era un vaccino che si prendeva per via orale, che quindi comunque questo è un aspetto tecnico. Il punto sostanziale è che oggi si bastona anche la scienza in nome di una ossessione politica di controllo della popolazione. E io sono totalmente contrario al Green Pass, in realtà ho partecipato anche alla lotta contro l'obbligo vaccinale ai bambini, perché questo ormai viene dimenticato, ma pensate, per dire come c'è anche malafede un po' nelle autorità, perché in questa legge che è stata varata nel 2017 sta scritto nero su bianco che doveva essere revisionata entro 3 anni. Oggi sono passati già 4 anni, nessuno ha fatto assolutamente nulla. Quindi questo è un ulteriore scandalo per continuare a iniettare nei bambini 10 vaccini, di cui forse un paio sono utili e gli altri vengono dati così, vengono fatti perché c'era l'uso o perché, tipo quello dell'epatite, perché è stato introdotto dopo la corruzione di un ministro. Non fatemi parlare troppo di queste cose, se no... Grazie professore. Guardi. Un po' esagerato perché i vaccini sono degli strumenti, come anche i farmaci. Cioè, alcuni vaccini come quello che ho citato prima sono serviti sicuramente, anche l'antitetanica per certi versi è stato un vaccino importante. Altri di cui si parla, per esempio l'antidifterica, si va a dire in giro che l'antidifterica ha eradicato la difterite. Questa è una fandonia scientifica delle più grandi, proprio è tecnicamente impossibile. Insomma, comunque si potrebbe parlare di ogni vaccino. Il problema per me non è tanto un vaccino che sia utile o meno, questo come tutti i farmaci possono essere utili o meno, è l'obbligo. L'obbligo e il ricatto vaccinale, io li chiamo la madre di tutti gli obbrobri che possono verificarsi, perché oltretutto l'obbligo ai medici, per esempio, è talmente squallido che cioè il medico stesso, che pur si vaccina, dovrebbe ribellarsi
al fatto che ci sia l'obbligo, perché se un medico arriva a vaccinarsi solo per obbligo, vuol dire che la sua dignità è completamente eliminata. Cioè un medico deve sapere se lui si vaccina, è convinto che il vaccino serve, si vaccina, se non è convinto che serve non deve vaccinarsi. Cioè è una diminuzione della dignità del medico stesso e mi meraviglio che le organizzazioni mediche si siano accodate a questo provvedimento che è veramente deleterio. È la palissiana. Non si può non pensare male di fronte a una cosa del genere. Cioè, Grazie, grazie professore. Sono abituato a fare tante polemiche, diciamo, cerco di osservare le cose appunto dal punto di vista scientifico, certamente. Purtroppo appunto ribadisco, sono d'accordo con quello che è stato detto, cioè che i politici, tra virgolette, chiamiamoli così, hanno creduto di prendere in mano la situazione volendo strafare, diciamo, servendosi di comitati tecnici scientifici che sono al loro servizio nominati da loro stessi. Certo. Quindi c'è stato un prevalere della politica sulla scienza e un grosso ruolo anche peggiorativo c'era avuto l'informazione, perché è vero che avete nominato dei personaggi che sono più folcloristici che scienziati, però se gli danno lo spazio evidentemente è perché dicono le cose che qualcuno vuole fargli dire, evidentemente. Sì, un'altra cosa importante è capire, come diceva la giornalista, la scrittrice, sì, che bisognerebbe anche seguire un po' il denaro, cioè questo dovrebbe farlo secondo me la magistratura, perché la magistratura... Se la magistratura? Sì, cioè, in realtà è vero che la magistratura deve essere l'ultimo appiglio della popolazione italiana. Qui io vedo una bandiera di fronte che facendo riferimento alla Costituzione dovrebbe salvarci da questo assalto alla popolazione fatto dalla politica, secondo me. Cioè, è il politico che vuole fare il salvatore della patria e quindi mettersi in luce, però non avendo competenza fa dei disastri. Cioè, fa credere alla popolazione che i suoi provvedimenti saranno salutari, cosa che invece basta vedere quello che sta succedendo in altri paesi che sono più avanti di noi, l'Inghilterra, Israele, eccetera. No? Il vaccino non ha risolto affatto la situazione, cioè invece questo generale Figliuolo continua a ripetere, ho sentito anche oggi, vaccineremo il 60% dei ragazzi entro il fine di luglio. Cioè, vaccinare i ragazzi è un delitto perché gli si impone un rischio senza alcun beneficio per loro. Allora, se anche si ragionasse che si vaccinano i ragazzi per il bene della società, questo non è permesso dalla Costituzione, perché tu non puoi sottoporre una categoria della popolazione ad un rischio per fare il beneficio di un'altra parte della popolazione che potrebbero essere gli anziani, per dire, i quali poi oltretutto sono vaccinati. Non parliamo dei bambini, il ricatto della scuola, cioè o il ricatto dei giovani che per andare in vacanza devono vaccinarsi. Grazie professore, grazie. Io mi auguro che sarà ancora ospite nostro.